Ciao a tutti, amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche affettive per la prima parte di febbraio 2023. Abbiamo la carta dell'appeso, amici dell'Aquario. Devo dire che il periodo si prospetta un po' lento. Quando c'è la carta dell'appeso normalmente si parla di un periodo in stand-by, in realtà un periodo dove probabilmente non vi sentirete di poter fare attivamente qualcosa. In realtà è una carta positiva perché parla di qualcuno che ormai accetta il tipo di situazione che ha e da lì si riparte. È un po' una carta di trasmutazione della sofferenza, io trovo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche altri link a video che potrebbero essere interessanti, come per esempio l'oroscopo semestrale. Per quello che riguarda il mio contatto trovate l'email qui, quindi se volete contattarmi potete scrivermi una mail. Allora, partiamo con il 6 di spade, il re di spade, il 2 di coppe, la morte, il cavaliere di bastoni, il mago, un 8 di bastoni al contrario e un 4 di coppe al contrario. Ragazzi, ho come l'idea che qualcuno abbia preso distanza con questo 6 di spade, può essere una distanza fisica o può essere anche una distanza di tipo mentale da idee, da progetti. È comunque una carta di allontanamento in qualche modo. E avendo il re di spade, ho come la sensazione che sia o il re di spade che si è allontanato, siete voi che vi siete allontanati da questo re di spade. Se non avete nessuno, ho la sensazione che con questo re di spade vi siate un po' gelati. Mm? C'è magari la voglia di avere una relazione, di fare qualche tipo di incontro speciale, ma avendo questa morte, la carta dell'appeso, come la sensazione che vi siate appena mossi da qualche cosa o vi stiate ancora muovendo da qualche cosa. Quando c'è la carta della morte si parla di un processo di trasmutazione del dolore, è una rinascita. E poi abbiamo un cavaliere di bastoni, ragazzi, quindi entra anche una persona nuova, devo dirvi, nel caso qui vi stiate allontanando appunto da questo re di spade o da una situazione, ipotesi, e poi abbiamo il mago, quindi sembra che qui le cose inizino un pochettino a muoversi. Cavaliere di bastoni è sempre una persona che ha un grosso entusiasmo, è una persona molto passionale, è una persona dinamica, energica, anche molto affascinante e carismatica, direi. Il punto qual è? È un po' come se vi dicessero di non svelare le vostre mancanze, di non svelare i vostri desideri a questa persona. Non siate completamente aperti, è un po' quello che sento in questo gruppo di carte qui alla fine. Ok, andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di spiegare un po' meglio tutto questo movimento. Andiamo a vedere il 6 di spade.
Un'altra carta di spostamento, l'otto di coppe e il fante di bastoni al contrario. Sì, io credo che qualcuno qui si sia allontanato da una persona semplicemente, o che la persona si sia allontanata. Comunque c'è stato un distanziamento da qualcuno o da una situazione. Penso più qualcuno perché abbiamo un fante di bastoni al contrario. Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo un 10 di pentacoli. 3 di coppe e 4 di spade. Ehm, c'è qualcosa inerente alla famiglia e a qualche questione che viene vista in un determinato modo e sento che questo modo è molto rigido, è come se fosse un modo rigido di vedere le cose e ho l'idea che non sia più tanto per voi questo modo di pensare e che abbiate bisogno con questo re di spade di tagliare qualche questione. Tenete presente che c'è un 3 di coppe, parla di 3 energie. Per qualcuno come la sensazione che siate stati voi ad allontanarvi da una coppia già esistente, perché eravate voi la terza coppa. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Mm. Sì, c'è stata una delusione, ragazzi. Era come qualche cosa che pensavate potesse iniziare, poi in realtà non è iniziato. O meglio, non iniziò, non è iniziato come avreste voluto voi. Andiamo a vedere la morte. Sì, sento che è proprio una persona qui, eh. È come se ci fosse stato un qualche tipo di progetto al quale vi eravate legati, che magari avevate anche iniziato a fare insieme, poteva essere un progetto di famiglia, però essendoci queste tre energie, sento che questa unione di coppia che voi volete non riesce ad essere così come voi la volete. Il 4 di spade è sempre una carta che parla della necessità di prendersi un periodo di allontanamento per guarire. Mm? Andiamo a vedere questo cavaliere di bastoni. Asso di spade. Stavo riguardando qui perché non lo so, come la sensazione che ci sia una sorta di giudizio familiare. Mm. Può essere che... Sì, sento che ci sono tante energie coinvolte in questa situazione. Un altro cavaliere di bastoni, ragazzi, e un 2 di coppa al contrario. Ho come l'idea che quello che voi volete non arriva neanche con il cavaliere di bastoni. Tenete presente che potrebbero essere la stessa persona, nel senso che magari è l'energia semplicemente che cambia e quindi prima questa persona magari è un po' più mentale, un po' più presa dalle sue cose familiari, può essere che, non lo so, abbia promesso delle cose, poi vi dice no e poi qui c'è la delusione dell'idea di relazione. E poi anche qui, sia che sia una persona nuova, sia che sia la stessa energia che magari è cambiata, è come se c'è una verità che viene a galla, perché l'asso di spade è proprio quello, è la comunicazione, la verità. C'è questo trasporto a livello passionale, ma non c'è l'impegno, il compromesso, non c'è l'idea di unione.
Andiamo a vedere l'alchimista, perché in realtà qualcosa inizia, però di nuovo la comunicazione è quello che vi avevo detto prima, di non dire tutto. Difatti qui abbiamo una proposta, un'offerta col cavaliere di coppe, il giudizio è contrario. Mm. 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 Fatemi vedere l'otto di bastoni. Ruota della fortuna. Nuovo di spada contrario. Guardate, ho come la sensazione che vi faranno questa offerta, questa proposta per tastare il territorio, per vedere come reagite, per controllare le vostre mosse, i vostri movimenti. E come di nuovo, ruota della fortuna, c'è un ciclo che si ripete, ragazzi. Manca la comunicazione chiara, definita, manca la velocità di movimento in quello che è la promessa. Vi dico questo perché? Perché comunque abbiamo la carta del giudizio al contrario. Allora, la carta del giudizio al contrario è una carta di non comunicazione, di non visione, di non... come vi posso spiegare? È qualcosa che non si vede, che voi non vedete. Anche se poi in realtà avete l'appeso e c'è la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, però dovete ancora prima passare nella fase di trasmutazione della morte, secondo me. Dovete prima cambiare un vostro tipo di modo di vedere le cose, abitudine, di prospettiva. Mm? E qui con il fante di spade è al contrario, si parla sempre di qualcuno che controlla. Quindi ho come la sensazione che potrebbero offrirvi qualche cosa per vedere se voi effettivamente fate qualcosa. Ed è per quello che qui le carte vi dicono non dite subito quali sono i vostri bisogni o cose di questo genere. Se è veramente una persona nuova, studiate anche voi l'altra persona prima di buttarvi a capofitto in questa relazione, insomma. Mm. Andiamo a vedere con gli oracoli. Sì, guardate, ho come la sensazione che abbiate un certo tipo di mentalità inerente a come si debba costruire una relazione o a come debbono andare certe cose o come debba essere fatto il corteggiamento, ipotesi, che vi fanno rimanere un po' troppo nella vostra, diciamo, rigidità mentale, perché anche qui abbiamo comunque un imperatore, l'imperatore parla di regole, di strutture. Mm. E quindi è un po' come se questo vi incastrasse, diciamo così. Andiamo a vedere. Ok, carta numero 10. Tra l'altro, 10, ruota della fortuna, 10 di pentacoli, che sono la fine dei cicli. Sinfonia incompiuta. Allora, ragazzi, a parte la carta del giudizio, non ho molti riferimenti al passato, però ho come l'idea che qui ci sia una storia, una relazione, può essere anche un qualche tipo di promessa che continua a essere portata avanti nel tempo. E che non arriva mai a compimento, che è un po' la sensazione che ho qui, no? Mm. Mm. Quello che mi viene da dire guardando il giudizio al contrario è non fatevi incantare dalle parole. Perché sì, è proprio qualcuno che sta studiando, che vi sta tenendo d'occhio. Anche sui social magari, eh. Va bene. Io ci tengo a ringraziare tutte le persone che mettono like, che lasciano i commenti, che supportano insomma il mio canale perché per me è molto importante. Grazie anche delle donazioni.
E visto che siete rimasti fino a qui, fino alla fine del video, voglio proporre per febbraio, che è il mese dell'amore, la lettura di coppia o l'identikit della prossima fiamma in promozione. Sono video letture e sono in promozione fino alla fine di febbraio. Se volete saperne di più, potete sempre scrivermi una mail a questo indirizzo. Ok, la fatina è già uscita. Riconciliazione. Sì, ecco, tenete presente che indipendentemente da quello che dice la lettura, che è una lettura collettiva e tutto quello che già sapete, voi siete sempre i padroni della vostra vita, quindi se non volete che una persona rientri nella vostra vita, avete sempre il libero arbitrio e la facoltà, la capacità di dire no, per me non va più bene così. Però sì, vi dico, non è per molti, perché la carta del passato ce l'ho, ho un solo riferimento al passato, però per qualcuno sì. Diversamente potrebbe anche essere una riconciliazione con voi stessi, perché comunque la carta dell'appeso è una carta che parla di accettazione. Qualcuno che dice: ok, le cose stanno così, io non posso fare niente per cambiare, faccio pace con me stesso, mi perdono per come mi sono approcciata a questo tipo di situazione, perché quando mi sono approcciata a questo tipo di situazione avevo un certo livello di consapevolezza e ho agito in quel modo perché pensavo di essere nel giusto. Quindi perché alla fine devo essere arrabbiato con me stesso se quando ho fatto quell'azione pensavo di essere nel giusto? Perché poi col senno di poi è facile sgridarci. Quindi sì, anche un po' quello, fare pace con voi stessi. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!